Carissimi, buongiorno e di nuovo ben trovati. Allora, un paio di settimane fa io vi ho fatto vedere la ricetta del mio brodo di carne e oggi vi farò vedere invece quella del brodo vegetale. La ricetta che io vi farò vedere è la mia, però sono convinto che ognuno di voi avrà la propria. Perché? Perché è stata magari tramandata dai nonni, dalle zie, dai genitori e rispecchiava quello che allora c'era nel mercato, perché rispetto ad oggi dove troviamo qualsiasi tipo di prodotto che arriva da qualsiasi parte del mondo, noi dobbiamo pensare che invece 50, 60, 70 anni, 80 anni fa, se parliamo addirittura dei nonni, non c'era tutto questo, c'era soltanto quello che si trovava al mercato. Quello che vi faccio vedere è la mia ricetta, che non sarà una cosa molto semplice, sarà un pochino più ricca e la vedremo nel video. E quindi adesso godiamoci questa ricetta e come al solito vi darò qualche piccolo consiglio. Ci vediamo dopo per la chiusura. It never rains in California. The sun is always shining bright. E allora cominciamo intanto a prendere il nostro sedano e lo facciamo a pezzi non troppo piccoli. Spuntiamo le carote e anche queste le faremo a pezzi piuttosto grandi. Anche la zucchina, togliamo la parte pello e il fondo e lo tagliamo a metà. E per ultimo la nostra cipolla e poi la taglieremo a metà. E dopo aver tagliato le verdure, adesso cominciamo a preparare il brodo. Allora, come per il brodo di carne, per fare il brodo vegetale serve sempre una bella pentola capiente e alta. Ora, io sul fondo andrò a mettere un filo d'olio perché andremo a tostare in primis le verdure. Allora andiamo a mettere le nostre verdure, poi andremo a mettere la cipolla e ci metteremo infilati 2 chiodi di garofano, così almeno non avremo difficoltà andarli a trovare. E ora faremo tostare le verdure per qualche minuto. Allora, quando le verdure si saranno colorate, come per esempio questa cipolla, allora adesso andremo a mettere l'acqua rigorosamente fredda. Perché va messa l'acqua fredda? Le verdure erano bollenti, dandogli lo shock termico si abbassa direttamente la temperatura delle verdure e avendo l'acqua fredda, nel portarla al bollore, allora rilasceranno piano piano tutti i loro profumi. Poi, oltre a quello che già abbiamo messo, metteremo una patata, un pomodoro ramato, 2 foglie di alloro e qualche grano di pepe nero intero, un pochino di prezzemolo con i suoi gambi, molto aromatici, e per finire quello che una volta era il tocco delle nonne quando si voleva rendere più ricco il brodo vegetale, ovvero la crosta del parmigiano. Allora io non vado a salare subito il brodo, lo farò solo alla fine. Perché? Un motivo molto semplice: se lo devo consumare qual è, allora non c'è problema, vado a salarlo. Ma altrimenti se mi dovesse servire per fare delle cotture, come per esempio, come dicevo prima, il risotto, oppure per fare dei sughi d'accompagnamento per la carne o per gli arrosti, allora in quel caso sarebbe meglio non salarlo, perché già l'altro piatto sarà salato di suo. Adesso andremo a coprire e attendiamo che raggiunga il bollore. Allora, il brodo sta cominciando, eccolo qua, a bollire. Allora adesso abbassiamo la fiamma e lo lasceremo andare per 3/4 d'ora, un'ora, sempre coperto. E quando siamo arrivati a fine cottura mettiamo il sale. Bene, ci siamo, è passata quasi un'ora e allora a questo punto spengiamo il fuoco e lo facciamo un attimo riposare. E ora, dopo averlo fatto riposare per un poco, andiamo a filtrare il nostro brodo vegetale. Baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you. Bene carissimi amici, cos'altro c'è da dire? Se non altro perché è un classico comfort food di questo periodo. Come avete visto è molto semplice, io spero che la ricetta vi sia piaciuta e a questo punto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, condividete, mettete i like, insomma fate tutto quello che c'è da fare. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacione!